Salve cacciatori! Con l'arrivo di Sunbreak sono cambiate molte cose, sia per quanto concerne il gameplay delle varie armi, sia per quanto riguarda l'organizzazione e la concezione dei vari set. Oggi, nello specifico, parleremo di una delle armi che hanno ricevuto forse il più grande cambiamento rispetto alla versione base, ovvero lo spadone. Andremo dapprima a vedere i cambiamenti più grossolani, poi analizzeremo le scelte più valide ed infine vedremo quale opzione potrebbe essere la migliore per farmare e divertirsi con questa fantastica arma. Quello che salta subito all'occhio è la possibilità di effettuare un counter. Esso può essere fatto premendo L2 più triangolo ad arma sfoderata. Il cacciatore subirà un leggero danno dato dal contraccolpo dell'attacco ricevuto dal mostro e si metterà automaticamente in carica. È possibile anche effettuare un counter mentre si è nel mezzo di una carica, semplicemente premendo L2. In questo modo il cacciatore andrà direttamente in True Charge Slash o Rage Slash all'ultimo livello di carica. Un dettaglio molto importante è dato dal fatto che l'attacco dopo il counter non ha bisogno di essere caricato e quindi non ha bisogno dell'abilità concentrazione. È possibile inoltre ritardare l'attacco dopo il counter semplicemente premendo più tardi il tasto triangolo. Questa azione risulta particolarmente utile se dovete aspettare il riposizionamento di un mostro dopo un ruggito o un attacco. C'è un particolare trick che consente anche di sfruttare il counter dello spadone anche se non si è attaccati dal mostro e consiste nel piazzare una bombetta, effettuare un attacco in sfoderata da fermo e azionare il counter. In questo modo si andrà direttamente in TCS o Rage Slash senza passare dalle precedenti cariche. Fatta questa piccola e velocissima introduzione sul funzionamento dell'arma, andiamo a vedere gli spadoni più forti e quelli più convenienti per il farming. Sicuramente uno degli spadoni più forti è quello di Gossarag. 350 di Raw, 29 di elemento ghiaccio, meno 15% di affinità, 10 colpi di viola, uno slot livello 2 e uno slot furia livello 2. È sostanzialmente lo spadone con il valore di Raw più alto, pecca in acutezza e in affinità. Quest'ultima è recuperabile tramite il palico che suona affinità, più 30% per un minuto, o tramite le farfalle affinità che potete trovare all'interno del campo di gioco, che di solito danno più 50% di affinità. Per quanto riguarda l'acutezza, affinché possa essere confi, ha bisogno di almeno artigiano a livello 3. Conseguentemente, per inserirlo si vanno a perdere troppe skill sull'attacco, ottima in caso di speedrun con particolari charm, meno adatta a sessioni di farming. Parimenti allo spadone di Ghost c'è quello di Angelat, anch'esso 350 di Raw, 32 di elemento fuoco, meno 20% di affinità, 10 colpi di vola, uno slot livello 1, uno slot livello 3 e uno slot furia livello 2. Anche per questo spadone vale lo stesso discorso della Ghost, tanto raw ma poca acutezza e troppa affinità negativa. Ottima per le speedrun con particolari charm, meno buona per le casual hunt. Lo spadone di Rashang base è un ottimo spadone, 330 di raw, 33 di elemento tuono, più 10% di affinità, acutezza bianca, uno slot livello 3 e uno slot furia livello 2. A differenza dei precedenti spadoni, questo parte con affinità positiva, quindi con la possibilità di raggiungere il 100% senza aver bisogno di aiuti esterni. Resta un grande problema, purtroppo l'acutezza non arriva a viola ed è quindi forzato l'uso di 3-4 punti di artigiano. Con particolare charm risulta una delle scelte migliori per l'elemento tuono. In alternativa, per le normal hunt, si opta per la GS di Rajang Furioso. 330 di raw, 24 di elemento tuono, 0% di affinità, grandissima quantità di acutezza viola, 2 slot livello 2 e uno slot furia livello 1. Si preferisce questo spadone per mostri che non richiedono il gioiello debolezza Wyvern, un ottimo spadone che non richiede l'ausilio di artigiano e consente quindi una più facile d'utilità nella creazione del set. Lo spadone Kamura probabilmente è la miglior scelta per le normal hunt, 330 di raw, 0% di affinità, ottima quantità di acutezza viola, uno slot livello 2, uno slot livello 4 e uno slot furia livello 2, con la possibilità di inserire debolezza Wyvern che consente di ottenere un più 5% di raw contro i Wyvern. Può essere giocata senza artigiano e la quantità di slot sull'arma la rende probabilmente la più flessibile. Lo spadone di Scorn Magnamalo è un'alternativa molto affascinante se volete imprimere lo status scoppio. Ottimo raw, 36 di scoppio, forzato l'inserimento di artigiano a livello 2, ma davvero un'ottima alternativa se volete divertirvi con gli status.
Menzione d'onore allo spadone di Gasmagorn, 340 di Raw, 29 di elemento drago, meno 15% di affinità, uno slot furia livello 3. Per speedrun probabilmente si preferiscono le prime due opzioni per la grande quantità di Raw e per la velocità della caccia. Per le farming hunt si preferiscono le opzioni inerenti alla Furious e alla Kamura per l'elevata flessibilità. Ma nella realtà dei fatti anche questa di Gasmagorn potrebbe essere viabile con alcuni accorgimenti e alcune rinunce sull'affinità. Non prettamente ottimale, ma sicuramente giocabile. Ovviamente questo video è solo un incipit per i giocatori che si trovano nelle prime fasi di Sunbreak e che hanno bisogno di farmare i primi mostri anomali. I futuri update andranno sicuramente a stravolgere tutto tramite le nuove aggiunte. Spero che il video possa esservi d'aiuto. Alla prossima, cacciatori!